Se dovessi ripartire oggi nel mondo delle cripto, che cosa faresti? Questa è proprio la domanda che mi ha fatto ieri in chat un ragazzo. E allora ho pensato di farci un video sopra, perché sicuramente anche tanti altri se lo stanno chiedendo, perché ok, ho raggiunto degli ottimi risultati col mondo delle cripto, investendo nel mondo delle cripto, però quelle che erano le cripto di anni fa non sono più le cripto di oggi, quindi le cose sono cambiate e allora ho pensato di creare una guida semplice, pratica per la prima volta al mondo delle cripto, mostrando quello che farei io se ripartissi in questo momento. Quindi mettiti comodo, spegni le notifiche e partiamo subito con la nostra guida. Dunque, che cosa farei io se dovessi ripartire oggi stesso col mondo delle cripto? Come prima cosa studierei gli investimenti, quindi che cosa sono, come funzionano, come funziona il denaro, quindi devo prima di tutto comprendere che cosa è il denaro, che cosa è l'economia, che cosa è la finanza e che cosa sono gli investimenti. No, attenzione, non ti sto dicendo che devi diventare un dottore in finanza, ti sto dicendo che semplicemente devi comprendere alcune dinamiche essenziali, fondamentali, che guidano quello che è il mondo degli investimenti. In primis il mondo del denaro e poi ovviamente anche quello degli investimenti, perché quando si investe, che cosa si investono? Soldi. Quindi devi conoscere come funzionano i soldi per poi comprendere come funziona invece il mondo degli investimenti. Il concetto fondamentale da studiare è quello di liquidità, quindi come si muove la liquidità, come viene creato il denaro, come funziona il sistema del denaro tradizionale, il sistema fiat, quello in cui viviamo, cioè il denaro che diventa debito. Ecco, compresi questi concetti, questo è quello su cui mi focalizzerei, quindi sto premettendo che parto da zero, non so assolutamente nulla, prima cosa studiare questo. Quindi come vedi non vado a capofitto a lanciarmi sul primo progetto cripto che vedo e ci butto soldi sopra, no, cerco di comprendere che cosa sono gli investimenti, come funzionano, come funziona la liquidità, quindi come funziona il sistema prima di tutto. Una volta che comprendi questo, allora puoi fare lo step successivo. Quindi lo step successivo è quello di comprendere il mercato di riferimento. Cosa significa? Significa che se voglio posizionarmi sul mercato cripto, devo conoscere il mercato cripto, devo capire come funziona, devo capire quali sono i player in gioco all'interno di questo mercato e il perché si muove in un determinato modo. Quindi prima comprendo il mercato globale, come funzionano gli investimenti e tutto il resto, poi inizio a studiare quello che è il mondo invece cripto. Come vedi, ancora una volta, i primi due step essenziali sono studio. Bisogna studiare, smettiamo di credere che si facciano soldi così senza problemi nel mondo cripto, che butto €1 e diventa 1.000.000. No, bisogna studiare, bisogna comprendere determinate dinamiche. Quindi, capita la finanza globale, capito il mondo cripto, passiamo allo step 3. Scelgo l'orizzonte temporale su cui posizionarmi e di conseguenza gli asset da acquistare. Ancora una volta, solo dopo che so per quanto tempo voglio posizionarmi, andrò a scegliere gli asset nel mondo cripto su cui investire, non al contrario. Perché questo? Perché se ho studiato bene il mondo cripto, ho capito come funziona, allora è estremamente più semplice comprendere quali sono gli asset, che cos'è invece speculazione e sull'orizzonte temporale su cui voglio posizionarmi. Infine, 4. Creo il mio piano d'azione e creo il mio portafoglio. Fine. Video finito, possiamo andare. No, scherzo, non è finito, però è molto importante comprendere questi 4 step. Ora ti mostro nella pratica che cosa fare. Tieni però, mi raccomando, estremamente bene a mente questi primi 4 step. Senza questi primi 4 step chiari nella tua mente, rischi solo di fare un gran casino. Ora, a livello pratico, quali sono gli step? Che cosa bisogna fare? Qual è la cosa più semplice per tutti? 1, abbiamo detto, abbiamo studiato un po' come funziona, quindi diamo per assodato che conosciamo un po' l'economia, finanza, il denaro, come funziona. Diamo per assodato che conosciamo ora i concetti di liquidità e diamo per assodato che conosciamo il mercato cripto. Quindi compreso questo, ora ciò che rimane è il posizionarsi. Piccola cosa su cui voglio calcare la mano, il secondo step, quindi lo studio del mercato di riferimento. Che cosa è cambiato rispetto al passato? Perché oggi non mi riposizionerei come mi sono posizionato in passato, infatti mi sto posizionando in modo diverso e non è solo una questione di capitali che sono molto più alti rispetto a quelli che avevo prima, è proprio una questione di cambiamento, di maturazione del mercato, perché quando allora mi sono posizionato io, quando un po' di anni fa mi sono posizionato sul mondo cripto, le altcoin offrivano veramente ottime opportunità, ancora oggi le offrono per carità, però allora ce n'erano molte meno e quindi era molto più semplice riuscire a fare degli ottimi profitti. Non dico che tutto cresceva, ma quasi. In determinate fasi, quando c'erano le famosi alt season, tutto
cresceva. Tutte le altcoin performavano bene. Perché? Perché c'era tanta liquidità che fluiva in una manciata di progetti, che quindi era inevitabile che schizzassero alle stelle. Oggi non è più così, perché quella stessa liquidità, magari un pochino di più rispetto al passato, ma i progetti sono veramente tantissimi. Ci sono oltre 30 milioni di coin là fuori, di altcoin, tra le meme, tutti i vari progetti, ma ce n'è veramente una valanga rispetto il centinaio, i 10.000 che c'erano quando mi posizionai io allora. Quindi stiamo parlando di un numero estremamente più grande di possibilità tra cui scegliere. Faccio un esempio pratico. Pensa di avere nell'armadio solo 3 vestiti. Ora tu la mattina apri il tuo armadio, 3 vestiti. Quale scegli? 1, 2, 3. 3 soluzioni hai. Non è che puoi andare a impazzire. Quindi ci metterai relativamente poco tempo perché 3 soluzioni hai. Ora, se tu aprissi quello stesso armadio, ma dentro ti ritrovi 250 vestiti, allora capisci che le cose sono un po' diverse. Ecco, lo stesso nel mercato cripto. Quindi oggi non mi focalizzerei più su tanto come ho fatto in passato sulle altcoin, mi focalizzerei molto di più su ciò che domina la narrativa, cioè l'asset per eccellenza del mondo cripto, l'unico probabilmente vero asset del mondo cripto, cioè Bitcoin. Quindi la prima cosa immancabile oggi in un portafoglio cripto e Bitcoin. Non importa quanti soldi tu abbia, se ne pochi o ne tanti, posizionati su Bitcoin. Poi ti potrai posizionare su tutto il resto. Mentre in passato un portafoglio full altcoin poteva avere senso, oggi purtroppo non ha più tanto senso, perché è molto complesso da gestire, perché ci sono veramente tantissimi scenari nuovi, tantissime narrative nuove applicazioni che si aprono, nuovi progetti, quindi bisogna focalizzarsi sulla pietra miliare, dico io, del mondo cripto, cioè Bitcoin. Quindi Bitcoin, lungo termine, altcoin se voglio giocare e speculare. Però qui siamo in prima fase, siamo ancora dei neofiti, stiamo partendo del resto adesso col mondo cripto. Quindi che cosa farei? Mi focalizzerei solo esclusivamente su Bitcoin. Mentre studio, imparo, capisco come funzionano le altcoin, capisco come funziona magari il trading, quindi vado a studiare un po', parallelamente agisco su Bitcoin, che è una garanzia sicuramente più sostenibile e più forte, più robusto, più solido rispetto a tutte le altcoin. Quindi attacchiamo Bitcoin, quindi andiamo ad acquistare Bitcoin, inseriamo Bitcoin nel nostro portafoglio. Prima ancora di valutare il dove entrare, come entrare, analizzare grafici, cercare di comprendere dove sono le fasi migliori, dove ci troviamo rispetto al ciclo, che cosa succede là fuori, di quanto il prezzo è scontato. Ecco, prima di vedere tutte queste dinamiche qui, cerchiamo di costruire qualcosa di semplice, perché noi stiamo ancora studiando, no? Quindi qualcosa di semplice, che cosa può essere? Può essere una sorta di piano pensionistico, almeno online si chiama così, io lo chiamo semplice piano d'accumulo. Quindi vedo quanto voglio destinare a Bitcoin e vado a destinarlo, vado ad acquistare. Ora le strade sono due. La prima, un tot percentuale del mio introito mensile. Quindi se io guadagno ogni mese 5.000 euro, facciamo finta voglio investire il 10% in Bitcoin. 10% lo accantono e lo metto in Bitcoin. Perfetto, su 5.500 euro al mese li investo in Bitcoin. Punto. Non importa che sia su, non importa che sia giù, ogni singolo mese accumulo quello. Se guadagno 1.000 euro al mese sono 100, se ne guadagno 10.000 sono 1.000 e se guadagno 1.000.000 sono 100.000, ok? Così. Quindi prima cosa, accumulo. Mi focalizzo nell'accumulare Bitcoin. Seconda strada possibile è quella del darsi una cifra totale che voglio accumulare di Bitcoin e poi spalmarla per un certo orizzonte temporale. Esempio, io voglio accumulare 100.000 euro di Bitcoin. Fantastico. In quanto tempo? Voglio farlo in 2 anni. Ok, 2 anni sono 24 mesi. Che cosa fai? Fai 100.000 diviso 24 mesi, il risultato è quello che tu devi accumulare ogni mese. Semplicissimo. Se vuoi farlo in un orizzonte temporale più lungo, quindi 4-5 anni, idem, prendi i 100.000, li dividi per l'orizzonte temporale in termini di mesi, perché poi andrai a investire di mese in mese e ti viene il risultato di quello che devi investire mensilmente. In questo modo hai un plafond, diciamo, grosso, un totale che andrai a saturare pian piano. Quindi tu sai che investito su Bitcoin avrai massimo quella determinata cifra lì. Invece, primo caso, non sai esattamente quanto andrai ad investire, a meno che non ti metti poi un paletto, dopo un po' dici ok, boh, basta, non compro più, però tendenzialmente è più una cosa che segue l'andamento di Bitcoin, quindi va un po' più long term, un po' più a vita. Queste sono le due soluzioni, però di nuovo la prima cosa è l'accumulo. Seconda fase, la liquidità. Da un lato ho scelto una quantità di denaro
denaro da andare a dedicare a Bitcoin, bene, quel denaro prima di essere investito è soggetto alla svalutazione monetaria. Quindi che cosa devo fare? Devo cercare di guadagnarci interessi sopra. Queste sono le prime due cose che farei se dovessi ripartire oggi col mondo del cripto, per investire in cripto. Comprare Bitcoin, quindi crearmi un piano d'accumulo per Bitcoin, parallelamente liquidità a generare interessi. Non ti serve roba troppo complessa, bastano gli earning delle varie piattaforme che puoi trovare in CeFi o in DeFi e guadagnarci semplicemente degli interessi. Nel pratico che cosa puoi fare? Tutta questa roba qui che ti ho mostrato può essere messa in azione su piattaforme come YODLER. YODLER è una delle migliori piattaforme in assoluto regolamentate per chi parte da zero, ma anche per i più avanzati, per i più esperti. Infatti puoi depositare la tua valuta fiat, quindi euro, dollari, sterline, quello che vuoi. Una volta depositato puoi convertire nei bitcoin, quindi andare ad accumulare pian piano bitcoin, e la liquidità in eccesso convertita in una stablecoin tipo USDC ti genera interessi. Quindi posso depositare valuta fiat sia con bonifico, quindi dollari, euro, sterline e così via, sia acquistando direttamente. Nel caso dell'acquisto ci sono delle commissioni extra, nel caso del bonifico invece è gratuito. Una volta depositato posso andare piano piano a comprarmi i miei bitcoin, quindi mi basta andare sugli euro che avrò depositato, cliccare converti e scegliere bitcoin. Quindi da qui poi potrò andare a decidere quanto voglio mettere, 10 dollari, 100 dollari, 1000 dollari, quello che voglio, e me lo converte. Poi ovviamente mi dice anche le commissioni che ci sono sotto. Posso anche avviare una conversione automatica per data o per prezzo, quindi io posso dirgli per data, a ripetizione, mettiamo settimanalmente o mensilmente, salvare e quindi andare ad automatizzare di fatto il mio piano d'accumulo. Quindi ogni mese, ogni settimana o ogni giorno, a seconda di quello che ho scelto, tendenzialmente il settimanale e il mensile sono quelli che funzionano meglio, andrò a comprare in automatico bitcoin senza dover muovere un dito. Estremamente semplice e veloce. Parallelamente la liquidità che ho la terrò in USDC piuttosto che in euro. Perché? Perché mi genera degli interessi. A seconda dei livelli mi andrà a generare più o meno interessi. Ad esempio ora USDC mi sta generando un 8% di interesse annuale, quindi i tuoi soldi non rimangono fermi lì a svalutarsi, ma invece vanno a guadagnare costantemente interessi. Questa è una funzionalità estremamente comoda di YODLER. A me basta ogni settimana cliccare qua conto crescita, ci sarà un pulsante, parti, selezioni le valute su cui vuoi ottenere interessi. Sì, perché oltre alle stablecoin puoi ottenere interessi anche sulle cripto. Ad esempio qua su Bitcoin ora sto guadagnando un 2,5% di interesse, e quindi non solo puoi accumulare Bitcoin, ma puoi anche guadagnarci interessi, quindi accumulando ancora più Bitcoin. E tra l'altro c'è il Cloud Miner, che è un'altra soluzione. Vedi, ad esempio ora vado a sbloccare un po' di blocchi, che mi permette di fare che cosa? Di ottenere ancora più Bitcoin tramite le scintille. Le scintille si guadagnano quando si fa o trading o quando si scambiano semplicemente euro, Bitcoin, stablecoin, quello che è, quindi quando si fanno i vari cambi all'interno di YODLER. Tra l'altro con il codice che ti lascio qua sotto, DEMSPARK, ricevi 50 scintille in omaggio. Questo è quanto. Estremamente semplice, estremamente pratico per chi parte da zero. Questa secondo me è una soluzione ottima. Ci sono poi tutta una serie di funzionalità più avanzate, come appunto il trading o altre soluzioni molto molto interessanti che ci permettono anche di salire di livello, perché questo che ti ho mostrato è il livello base. In realtà più saliamo di livello facendo trading, più possiamo ottenere. Infatti vediamo per esempio il Platinum, io generalmente sono Platinum, che richiede però di fare almeno 500.000 dollari di volumi. Abbiamo un 6% su Bitcoin e un 14% su USDC. Invece il VIP abbiamo un 11% addirittura su Bitcoin, quindi quasi l'1% mensile, e un 20% annualizzato su USDC. Quindi stiamo parlando di un tasso molto elevato che sicuramente non è male. Ovviamente per raggiungere questi livelli bisogna fare trading, bisogna saper fare trading, e questa cosa qui arriva in un secondo momento. Prima cosa, ci focalizziamo sull'essenziale. L'essenziale, quale abbiamo detto, è accumulo Bitcoin long term, e io posso accumularlo pianificando di accumularlo, come visto, creandomi dei piani d'accumulo qua su YODLER, semplici, veloci, pratici e soprattutto automatici. 2. Ottenere interessi sulla liquidità che ho ferma in attesa di essere investita, e contemporaneamente ottenere anche interessi su Bitcoin. Queste sono le due cose che io posso automatizzare, come vedi, anche partendo da zero, crearle, buttarle lì e automatizzarle appunto su YODLER. Ti lascio qua sotto ovviamente il link di YODLER per dargli un'occhiata. Il mio codice DEMSPARK, se lo utilizzi in fase di registrazione,
ricevi 50 scintille gratuite che ti mettono in tasca qualche Bitcoin. Questo è dunque quello che io farei se dovessi partire da zero. Poi ovviamente bisogna sempre fare il solito disclaimer: qualsiasi piattaforma, per quanto solida, seria sia, può fallire. Quindi stiamo parlando di exchange, di aziende vere e proprie che possono fallire, di conseguenza dobbiamo essere sempre cauti e conoscere quelli che sono i rischi. L'ideale sarebbe gradualmente, ciclicamente, ogni tot tempo, portarsi via i Bitcoin. Sì, è vero, rinunci agli interessi sui Bitcoin, però conviene portarli fuori e metterseli su degli hardware wallet. È la cosa sicuramente sempre migliore e consigliatissima. Ciò non toglie che comunque YODLER sia una piattaforma estremamente seria, perché la uso da anni, non ho mai avuto problemi, è regolamentata e quindi è giusto anche mostrare questa soluzione. Inutile che ti dica, se parti da zero, di lanciarti in finanza decentralizzata, in DeFi, perché ci sono molti più rischi rispetto che il posizionarsi in CeFi con piattaforme semplici come queste. Per chi parte da zero, se io oggi dovessi ripartire da zero, quindi facendo tabula rasa, cancellando tutto quello che conosco nel mondo cripto, farei così. Quindi mi muoverei esattamente in questo modo. Partirei da una piattaforma come YODLER per andare ad accumulare Bitcoin e generare interessi. Punto. Parallelamente studio come funzionano i cicli, studio come funziona il mercato, mi informo e ogni tanto butto qualche scommessa qua e là su qualche altcoin. Ma il fulcro della mia strategia, il fulcro del mio portafoglio deve essere in Bitcoin e liquidità. Punto. Questo è esattamente quello che farei. Qualsiasi domanda tu abbia, scrivimela qua sotto nei commenti. Mi raccomando, è importante chiarire i dubbi prima di partire o quando siamo agli inizi, perché poi i dubbi si trasformano in soldi persi, in errori, e quindi è molto meglio affrontarli e chiarirli prima, chiaramente, piuttosto che perdere soldi. Ti ringrazio per essere stato qui con me. Ti ricordo, qua sotto ti lascio il link di YODLER per dargli un'occhiata, codice DEMSPARK per ricevere il tuo bonus. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.